Benvenuti a tutti. In questo video non parliamo solo di italiano, ti aiutiamo con il tuo problema più grande: parlare in italiano. E alla fine di questo video ti guarderai allo specchio e dirai: sì, adesso posso parlare italiano. Ora capisco. Quindi ascolta fino alla fine. Lascia che ti chieda una cosa. Quante ore hai già passato con video per imparare l'italiano? Quante regole di grammatica hai imparato? Quante ore hai ascoltato in silenzio? Ma quando è il momento di parlare, le tue labbra si bloccano, la tua lingua trema, la tua voce sparisce, la tua mente diventa vuota. Non perché sei stupido, non perché il tuo italiano è cattivo, ma perché la tua bocca non è allenata. Questa è la verità che nessuno ti ha detto. Non impari a muovere la bocca come un parlante italiano. Leggi, guardi, ascolti, ma non alleni i muscoli per parlare. Per questo non cambia nulla. Per questo resti fermo. Per questo muore la tua fiducia quando apri la bocca. L'italiano non è solo nella testa, è nelle labbra, nella lingua, nella mascella, nel suono. E finché non lo alleni, sentirai sempre che manca qualcosa. Ma oggi questo finisce. Perché questo video è diverso. Non è una noiosa lezione di grammatica. Non è una lista di frasi. Non è un YouTuber che dice «ripeti dopo di me». È un viaggio. Rompiamo la tua paura, risvegliamo la tua bocca, costruiamo vera fluidità in italiano da zero. E no, non devi essere perfetto. Non ti serve un accento. Non ti servono corsi costosi. Tutto quello che ti serve sono 5 minuti al giorno, il metodo giusto e il coraggio di sembrare un principiante, per diventare fluente. Questo è il video che avrei voluto anni fa. Questa è la verità che il tuo insegnante di italiano non ti ha mai detto. E questo è il tuo momento per smettere di imparare solo l'italiano e iniziare a parlarlo come la tua prima lingua. Allora iniziamo. Capitolo 1. La verità scioccante. Le tue labbra non sanno muoversi come quelle di un parlante italiano. Leggilo ancora una volta. Non è la tua grammatica, non è il tuo vocabolario, è la tua bocca. Hai allenato la mente, ma non la bocca. E per questo quando parli sembri lento, insicuro o innaturale, perché l'italiano è una lingua fisica, ha ritmo, forma, suono. Non conta solo cosa dici, ma come la tua bocca crea le parole. Immagina di leggere 100 libri sui piegamenti. Conosci la tecnica, sai spiegarla, ma non ne fai mai uno. Poi provi, cadi, perché i muscoli sono deboli. Questo succede quando parli italiano. Conosci le parole, ma la tua bocca non è allenata per essere veloce e fluida. La tua lingua, le tue labbra, la tua mascella sono pigre. Sono abituate alla tua lingua madre. Non conoscono il ritmo, la pressione, il suono dell'italiano. E quando la tua bocca non è allenata, nessuna lezione ti aiuta, nessun libro. Sarai sempre bloccato quando parli. Per questo dici, capisco tutto, ma non riesco a parlare. Ti manca quella cosa di cui nessuno parla. Parlare non è solo mente,
è anche muscolo. Nella tua lingua madre hai ripetuto ogni suono migliaia di volte, per questo sei veloce e sicuro. Ma in italiano non hai mai allenato la bocca. Suoni morbidi, lettere mute, unioni, toni. Li salti, li sussurri. Ti senti strano. Così la tua lingua diventa spezzata. E questo distrugge la tua fiducia. Ma ci sono buone notizie. Puoi cambiare. Puoi allenare la tua bocca. Puoi costruire i muscoli del parlare come in palestra. E la cosa migliore è che non servono ore. Non serve perfezione. Non devi sembrare un madrelingua. Ti serve solo esercizio giusto, con focus e ripetizione. Capitolo 2. L'esercizio quotidiano di 5 minuti. Se fai quello che ti mostro, solo 5 minuti al giorno per 30 giorni, il tuo italiano suonerà diverso. Non solo nella mente, ma nella bocca, nella conversazione, nella vita. Ora alleniamo la tua bocca come un muscolo, non come memoria. 5 minuti non sono pochi. Non conta il tempo, ma il modo di esercitarti. Il tuo obiettivo non è essere subito fluente. Il tuo obiettivo è creare piccole abitudini che riprogrammano la tua bocca. Non servono 5 ore. Servono 5 minuti di ripetizione quotidiana. Leggere è sapere. Parlare è movimento. Il movimento richiede memoria muscolare. Ecco il piano. Passo 1. Riscaldare la bocca. 1 minuto. Fai vibrare le labbra. Allunga la lingua. Apri e chiudi la mascella. Allarga il sorriso. Questo scioglie la tensione e rende il tuo italiano più fluido. Passo 2. Tecnica dello specchio. 1 minuto. Stai davanti allo specchio. Guardati negli occhi. Di una frase semplice come «Sto imparando a parlare italiano». Ripetila 5 volte, ogni volta un po' più veloce. Guardati, ascoltati. Questo crea chiarezza e sicurezza. Passo 3. Ripetizione immediata. 2 minuti. Ascolta una frase corta e ripetila subito. Copia ritmo, tempo, tono ed emozione. Ripeti anche con errori. Questo allena reazione, ritmo e orecchio. Così imparano i bambini. Ascoltano, copiano, ripetono. Passo 4. Ciclo di fluidità. 1 minuto. Prendi una frase come «Migliorerò il mio italiano». Dilla lenta, normale, veloce. Ripeti 3 volte. Fai 3 o 5 frasi al giorno. Così la tua bocca si abitua. Durata totale 5 minuti. Effetto totale. Vita cambiata. Molti imparano solo grammatica e vocaboli, ma non allenano mai la bocca. Per questo restano fermi. Ma non tu. Ora hai un sistema. La tua piccola palestra di italiano nella tua stanza. Non ti serve nessuno. Ti serve solo la tua voce, il tuo focus e 5 minuti. Quando la tua bocca diventa fluida, segue anche il tuo italiano. Capitolo 3. Parla come un madrelingua.
Molti non suonano fluidi, anche se la loro grammatica è perfetta. Parlano come robot. Una parola dopo l'altra, a scatti. Ma i madrelingua parlano a gruppi, nel flusso, come musica. Questo si chiama gruppi sonori, legami di parole, ritmo della lingua. Se parli così, sembri fluente anche con piccoli errori. Molti dicono «io vado al mercato», ma un madrelingua dice «vado al mercato». Le parole si uniscono, le sillabe si fondono. Suona come una melodia. Così devi parlare. Smetti di pensare quale parola dico. Comincia a pensare come lo dico nel flusso. Prendi 3 o 6 parole e dille senza pausa. Esempio. Che fai? Molti dicono che fai? Troppo lento. I madrelingua dicono che fai? Veloce, chiaro, naturale. Un altro esempio. Hai mangiato? I madrelingua dicono hai mangiato? Suona come una sola parola. Anche non lo so. I madrelingua dicono nloso. Non è grammatica perfetta, ma è fluidità perfetta. Perché fluente non significa perfetto. Significa naturale e sicuro. Il tuo accento non importa. Devi solo parlare nel flusso. Se parli a scatti la gente se ne accorge, ma se suoni fluido, anche con un piccolo accento, la gente dice «Wow, il tuo italiano è davvero buono». Questa è la forza del flusso linguistico. Ora ti do un esercizio quotidiano che cambia il tuo ritmo. Passo 1. Scegli 3 gruppi sonori al giorno. Prendi 3 collegamenti semplici che la gente dice ogni giorno. Esempi. Vado adesso. Vuoi vederlo? Fammi sapere. Scrivili su carta. Passo 2. Dilli come una canzone. Non dirli come parole isolate. Dilli come una piccola melodia. Per esempio, fammi sapere, fammi sapere, fammi sapere. Ripetilo 10 volte come un rap, perché il ritmo crea memoria. La tua bocca si abitua al flusso. Presto diventa abitudine. Passo 3. Crea frasi con il gruppo. Esempio. Vado adesso. La tua frase. Vado adesso, a dopo. Di la frase come una sola unità. Ripetila 5 volte. Poi prendi il gruppo successivo. Passo 4. Registra la tua voce ogni giorno. Questo è obbligatorio. Usa il telefono. Di 3 gruppi, crea 3 frasi corte, registrale, ascoltale. Noti tempo, naturalezza, sicurezza. Il primo giorno suona strano. Il terzo giorno noti differenza. Il 7° giorno sei un nuovo parlante. Passo 5. Esercitati con musica. Metti musica bassa. Di i tuoi gruppi a tempo. Questo allena respiro, ritmo e flusso. L'italiano non è una lingua di silenzio, è una lingua con flusso sonoro. Quindi lascia scorrere la tua voce come musica. Qui ci sono 5 frasi segrete che usano i parlanti fluidi. Che ne pensi? Lascia che ti aiuti. Dammi un minuto, devo andare, voglio farlo. Esercitati con queste frasi ogni giorno, senti la musica, ripetile finché scorrono. Non cercare di imitare un altro, non fingere un accento, non forzare nulla. Senti solo il flusso,
Mescola i suoni, falli diventare la tua voce. Il tuo obiettivo non è suonare perfetto. Il tuo obiettivo è suonare chiaro, fluido e sicuro. Non sei qui per imparare solo parole. Sei qui per creare una voce che scorre, si muove e ha forza. I gruppi sonori sono il cuore del parlare fluido. Quando li domini, non suoni più come un robo. La vera fluidità non viene dalle parole grandi. Viene dalle parole piccole, dette nel ritmo. Quindi scegli 3 gruppi ogni giorno. Cantali come una canzone. Usali in frasi. Registrati. Senti il cambiamento. Capitolo 4. Allena la tua mente e la tua bocca insieme. Ecco una verità semplice ma dura. La maggior parte dei chi impara italiano allena solo la bocca. Provano a pronunciare, ripetono, vogliono sembrare fluidi, ma nella testa c'è rumore, paura, dubbio. Per questo si bloccano quando devono parlare. La tua bocca non può dire ciò che la tua mente non crede. Puoi imparare 1000 frasi a memoria. Puoi ripetere ore di espressioni. Ma se la tua mente pensa, e se sembro stupido, e se lo dico male, e se ridono, allora la tua voce si rompe, la tua fluidità muore prima di nascere. Per questo ti mostro qui come allenare insieme mente e bocca. Così il tuo parlare diventa naturale, sicuro e senza paura. Pensa alla tua mente come al pilota e alla tua bocca come all'aereo. Se il pilota è nervoso, l'aereo non vola calmo. Questo succede se alleni solo la bocca ma non la testa. Come risolviamo? Andiamo passo per passo. Riprogrammiamo pensieri, emozioni, memoria e fiducia. Passo 1. Parla con sentimento, non solo con precisione. Molti fanno l'errore di pensare solo alla correttezza. Chiedono: è giusta la mia grammatica? Ho usato il tempo giusto? Ma le persone non ricordano la tua grammatica, ricordano la tua energia, la tua voce, il tuo sentimento. L'italiano non è linguaggio di macchine, non è codice, è un suono vivo con emozione. Devi allenare la tua mente a sentire la frase, non solo a dirla. Invece di dire «sono felice di essere qui», come un robot da libro, dillo con sentimento. «Sono felice di essere qui», sorridi, sentilo, fallo tuo. Allena la mente a sentire il senso, non solo le parole. Dillo ad alta voce adesso. L'italiano non sono solo parole. L'italiano è emozione nel suono. Passo 2. Parla come un attore, non come uno studente. Questa è una delle tecniche più forti per progresso veloce. Non esercitarti come studente. Esercitati come un attore per un ruolo. Prendi una frase corta. Arrivo tra 5 minuti. Non ci posso credere. Sarà una buona giornata. Dilla con 3 emozioni. Gioia, rabbia, nervosismo. Ascolta come cambia la voce. Vedi come si muove il corpo. Senti crescere la fiducia. Perché? Quando reciti, la mente dimentica la paura, non pensi più agli errori.
Smetti di giudicare la tua voce. Diventi la frase. Senti energia. Ti senti vivo quando parli. Questa è vera fluidità. Emozione, non paura. Non essere più lo studente timido. Sii il parlante con espressione. Passo 3. Crea scorciatoie mentali. Fluidità automatica. La tua mente ama scorciatoie. Non vuole sempre tradurre, ma molti lo fanno. Pensano nella loro lingua, traducono in italiano, vogliono parlare, vanno in panico e dimenticano tutto. Questo è il modo più lento. Invece alleniamo risposte automatiche. Come? Con il sistema cioè. Collega i suoni italiani subito a immagini o emozioni, non alla tua lingua madre. Esempio. Vediamoci presto. La tua mente capisce subito. Invito amichevole. Nessuna traduzione. Esempio. Ho tanta fame. La tua mente capisce subito, tempo di mangiare. Così l'italiano diventa naturale, veloce, senza pensieri extra. Esercitati con schede, post-it, scene di video. Scrivi il vero significato vicino alla frase. Non impari vocaboli, crei segnali per fluidità. Passo 4. Unisci emozione, voce e movimento. Vuoi rendere forte il legame tra mente e bocca? Usa tutto il corpo. Alzati. Muovi le mani. Cambia postura. Guardati allo specchio. Parla con sentimento. Fai parlare anche le braccia. Perché? Se muovi il corpo, la tua mente ricorda meglio. La tua voce diventa più forte. La tua lingua più chiara. La tua fiducia più solida. Non alleni solo il parlare. Alleni la presenza. Passo 5. Esercizio quotidiano di 5 minuti. Ogni giorno fai questo. 1 minuto di 3 frasi con forte emozione. 1 minuto, recitale come scene. 1 minuto, ripetile camminando con movimento. 1 minuto, esercizio allo specchio con energia. 1 minuto, registrazione e ascolto. Nota l'energia. Non è esercizio di grammatica. È vero allenamento per mente e bocca. Se non alleni entrambi, ti senti come un attore con maschera. Ma se unisci emozione, ritmo, voce, pensiero e presenza, allora non parli solo italiano. Diventi parlante di italiano. È diverso. E il mondo lo vede. Non si tratta solo di parole. Si tratta di identità. Si tratta di possedere la tua voce. Si tratta di parlare con orgoglio, anche con errori. Perché vera fluidità è libertà. Quindi non allenare solo la tua bocca. Allena la tua mente. Allena coraggio. Allena energia. Allena le tue emozioni in italiano. Dillo con me. Parlo con sentimento. Parlo con verità. Parlo con forza. Perché l'italiano non è una materia scolastica, è la mia nuova voce. Capitolo 5. Ripeti, ripeti, ripeti.
ma in modo intelligente. Se ripeti male, resti fermo. Se ripeti bene, diventi fluente per tutta la vita. Ripetere non è lavoro da pappagallo. La vera ripetizione è strategia. È l'arma segreta di buoni parlanti, attori, leader e studenti fluidi. Ti do il sistema completo per ripetere bene. Non importa se sei principiante o avanzato, cambia il tuo parlare. Cosa fanno molti? Prendono una frase come «vado al mercato», poi ripetono «vado al mercato, piatto, senza energia, senza progresso». Cosa succede? La bocca si stanca, la mente si annoia, la fiducia scende. Il loro italiano non migliora. Ripetere non è quantità, è qualità. Perché ripetiamo? Non per memorizzare. Ripetiamo per creare memoria muscolare in bocca, per allenare velocità di reazione, per formare il suono, per dare forza a sentimento e flusso, per creare sicurezza sotto pressione. Ripetere non è dire la stessa frase uguale, ma meglio ogni volta. Ecco il sistema a 5 fasi. Fase 1. Ripetizione lenta. Prendi una frase. Per esempio, non so cosa dire. Dilla molto lentamente. Cura ogni suono. Ripeti 3 volte. Così alleni lingua e labbra. Fase 2. Ripetizione fluida. Dici la frase nel ritmo normale, unita e liscia. Ripeti 5 volte. Alleni la velocità reale. Fase 3. Ripetizione con emozione. Dici la stessa frase con 3 sentimenti: triste, arrabbiato, confuso. Ripeti 3 volte per ogni emozione. Alleni la mente, non solo la bocca. Fase 4. Ripetizione sotto pressione. Dici la frase veloce ma controllata. Sfida te stesso. Alleni il tempo di reazione. Impari a parlare senza pensare, come un parlante fluente. Fase 5. Uso reale. Prendi la stessa frase e usala in 3 situazioni. Per esempio, colloquio. Non so cosa dire, ma grazie per l'opportunità. Romantico. Sei così gentile, non so cosa dire. Imbarazzante. È stato strano, non so cosa dire. Così la frase diventa parte della tua vera voce. L'esercizio dura 5 minuti. 1 minuto fase 1, 1 minuto fase 2, 1 minuto fase 3, 1 minuto fase 4, 1 minuto fase 5. Solo una frase al giorno, ma in 5 modi. Così costruisci strati di fluidità, memoria, movimento, reazione, emozione, sicurezza. Non dici solo la frase, la vivi. Così nasce la vera fluidità. Scegli frasi forti. Esempi. Sono fiero di quanto sono andato avanti. Questo è solo l'inizio. Parlerò fluentemente qualunque cosa accada. Va bene sbagliare. Non va bene restare zitto. L'italiano non è la mia debolezza, è il mio futuro. Ripeti queste frasi, perché se le parole hanno forza, anche la tua voce ha forza. Ripetere male è piatto,
senza sentimento, crea lingua da robot. Ripetere troppo veloce crea tensione, non fluidità. Senza uso reale non c'è progresso. Senza registrazione non c'è feedback. Fare una volta non porta maestria. Ripetizione è ponte tra silenzio e fluidità. Ogni parlante fluente ha ripetuto frasi 100 volte. Sotto la doccia, allo specchio, in autobus, nel sonno. Non l'hai visto perché ripetere è invisibile, ma i risultati si vedono. Dillo con me. Non ripeto per ricordare, ripeto per diventare. Così alleni la bocca. Così alleni la mente. Così diventi fluente. Non un giorno, ma oggi. Capitolo 6. L'ultima verità. Se non ti alleni, resti zitto. Smetti di aprire il libro di grammatica. Spegni i sottotitoli. Dimentica l'accento. Ascolta. Non si tratta di imparare di più. Si tratta di fare quello che già sai. Non sei scarso in italiano. Semplicemente non ti eserciti bene e regolarmente. Non ti serve un nuovo video. Non ti serve una nuova regola. Ti serve ripetizione, ritmo, vero allenamento. Senza questo resti fermo, zitto, per anni. Milioni di persone capiscono l'italiano perfettamente, guardano video ogni giorno, conoscono più grammatica dei madrelingua, ma non parlano. Non si presentano, non mostrano emozioni, non condividono idee. Perché? Perché consumano, ma non si esercitano. Studiano passivi, non attivi. Risultato: silenzio per sempre. Vai a un colloquio e non dici nulla. Incontri persone e sorridi muto. Vuoi mostrare il cuore, ma la bocca si blocca. Tutto solo perché non hai allenato la bocca. Fa male perché sei intelligente, motivato, vuoi parlare. Ma le tue abitudini non seguono i tuoi sogni. Ci sono due tipi di studenti. Primo, il passivo. Guarda 3 ore YouTube, prende appunti, compra libri, pratica 0. Secondo, l'attivo. Guarda 10 minuti, sceglie una frase, la ripete in 5 modi, sta davanti allo specchio, allena voce, bocca, ritmo ogni giorno. Uno raccoglie, l'altro trasforma. Uno vuole informazioni, l'altro fluidità. Chi sei tu? Sai già tutto quello che serve. Sai che devi ripetere ad alta voce, praticare ogni giorno, allenare la bocca, parlare con sentimento, imitare madrelingua, usare lo specchio, registrarti, uscire dalla zona di comfort. Ma non lo fai. Perché? Aspetti permesso. Hai paura di sembrare sbagliato. Hai paura che ridano. Questa paura ti costa il futuro. Quante occasioni hai perso perché non hai parlato? Il lavoro che non hai preso. L'amico che non hai trovato. Il sogno che non hai seguito. Tutto perché non ti sei allenato. Non puoi cambiare il passato, ma i prossimi 30 giorni sì. Puoi dire la tua prima frase oggi.
Allenare la bocca domani. Ripetere un video questa settimana. Costruire passo per passo. Alla fine del mese senti la tua voce, senti meno paura, senti più coraggio. Tutto perché ti sei esercitato, anche se era difficile, anche se nessuno guardava, anche se era strano, anche se volevi mollare. Sei rimasto, hai parlato, non hai mollato. Così nasce la fluidità. Fluidità non è un momento, non è un obiettivo, non è un numero, è una decisione. Alleno la mia bocca ogni giorno, non importa come mi sento. Questo è il segreto. Non motivazione, non talento, solo allenamento. Fluidità si costruisce allo specchio, in salotto, tardi la notte, presto al mattino, in stanze silenziose, in pratica invisibile. Ma un giorno la gente ti sente e dice: «Wow, parli così bene, così fluente». Non sanno la verità. Non vedono i 5 minuti, le ripetizioni, gli specchi, le registrazioni. Solo tu sai che lo meriti. Solo tu sai che lo hai costruito. Se non ti alleni, resti zitto. Non è minaccia. È fatto. Hai già perso abbastanza tempo. Ora è tempo di allenarti. Ora è tempo di parlare. Ora è tempo di essere in italiano. Dillo forte. Non resterò più zitto. Non aspetterò più. Non avrò paura di sbagliare. Alleno la mia bocca ogni giorno. Parlo italiano, qualunque cosa accada. Perché questa voce è mia, questa lingua è mia, questo sogno è mio. Ora lo prendo. Hai visto i metodi, conosci il sistema. Ma ora non si tratta del video, si tratta di te. Hai 2 scelte. Puoi chiudere e continuare come prima. Oppure puoi guardarti allo specchio, alzarti e dire: «Parlerò italiano con forza». Alleno bocca, mente e voce ogni giorno. Non ho più paura. Non sono più principiante. Diventerò fluente, non guardando, ma parlando. Così comincia il cambiamento. Non un giorno. Ora. La tua bocca è pronta, la tua voce aspetta, la tua storia inizia. Non lasciare la paura rubare la tua voce. Non devi essere perfetto. Devi essere vero, costante, coraggioso, forte. Questa è ora la tua lingua. Questa è ora la tua voce. Questo è ora il tuo tempo. Scrivi sotto: alleno la mia bocca ogni giorno, qualunque cosa accada. Dillo, credilo, vivilo. I parlanti fluenti non sono i più intelligenti. Sono quelli che non tacciono. Quindi non tacere più. La tua fluidità comincia quando la tua paura finisce.